Ciao belli, doppio petto d'ordinanza perché si sa, a un appuntamento con una bella signora ci si presenta sempre al massimo. 8 cilindri, tedesca, disegnata dall'immenso Bruno Sacco, così avanzata tecnologicamente 30 anni fa da essere all'avanguardia ancora oggi praticamente. Quindi insomma, oggi andiamo a farci un giro in Mercedes. E che Mercedes? Quindi insomma la prassi la sapete, no? Mettetevi comodi, controllate di esservi iscritti al canale e sigla! Eccola qua, 1998, l'anno di costruzione di questo esemplare eccezionale di SL 500. Si tratta di una macchina molto particolare, anzi lasciatemi dire una libidine nella libidine, come si diceva in quegli anni. I colori li vedete voi stessi, sono assolutamente unici, sono talmente unici che questa è una one-off. Ne fu fatta infatti soltanto una proprio su ordinazione dal calciatore Oscar Damiani. È una delle ultime Mercedes a montare il motore M119, che oltre a essere un gran bello 8 cilindri è anche un discreto dispensatore di emozioni. Ben 320 cavalli che battono sotto questo lunghissimo cofano. Anzi, venite, ora ve lo faccio vedere. Pensate che con questo ragazzaccio la Mercedes ha vinto anche la 24 ore di Le Mans nel 1989 con la Sauber C9. Di questo motore ne esiste anche una versione AMG con addirittura 347 cavalli e 480 Nm di coppia. Lo scarico invece, come si conviene alle signore di gran classe, è sobrio e mai invadente. Anzi, sentite voi stessi. Senza dubbio di gran classe, per carità, però se chiedete a me, da un 8 cilindri non disdegno quel rumore basso, greve, quello così violento da ottundere il cervello sostanzialmente. Ma lasciamo perdere. Comunque dietro ogni classica c'è sempre una bella storia di passione e di appassionati, che poi voi lo sapete, sono le cose che mi piacciono di più. Quindi andiamo a farci un giro con questa fantastica 500 SL in compagnia di Matteo e ci facciamo raccontare la sua storia. Ciao a tutti ragazzi. Ciao Matteo, benvenuto sul canale, che come dico sempre è il custode di questa SL 500. Penso che io dico custode, un ragazzo che mi segue mi ha fatto notare che questa frase qua in realtà è partita addirittura da un famoso produttore di orologi, quindi una frase recentissima, che diceva che tu non puoi essere proprietario di un mi pare fosse il Patek Philippe, se non ricordo, cioè sei soltanto il custode per la prossima generazione. Quindi è bellissima questa cosa. Soprattutto per oggetti che hanno valore, cioè, chiaramente è un oggetto che poi insomma di un certo livello, come peraltro questa macchina qua, insomma. Quindi abbiamo detto 8 cilindri, macchinone sicuramente teutonico, perché per carità da come è fatta è teutonica, però ha un fortissimo approccio un po' all'americano, sì, se vuoi, no? Un po' la muscle car americana vecchia scuola. Esatto. Ma quindi tu, cioè, l'hai trovata per sbaglio, l'SL è una macchina che ti piaceva? Come allora, è successo? Partendo proprio dagli inizi, è una macchina che già mi piaceva molto. Ok. Diciamo, è una macchina degli anni 90, io sono nato appena un bel po' prima, ma comunque erano le macchine di quando sei piccolo, che le vedi appunto sui giornali eccetera. In realtà l'R129 è stata la macchina con cui mio zio si sposò. Addirittura? Sì, io tra l'altro ero piccolino e mi ricordo che mio padre la tenne in garage per 2 notti, praticamente intorno a quello che fu il giorno del matrimonio. Certo. E io non volevo scendere dalla macchina, cioè, io ero piccolo, avrò avuto 3 anni, volevo stare su quella macchina, tanto era la prima serie. Questa in realtà l'ho trovata per caso, perché ero in giro nelle nostre zone a fare un aperitivo. Una sera un mio amico mi fa: guarda quella SL gialla. E gli faccio: una SL gialla, cioè, sicuramente sarà tedesca. Certo. Cioè, io ho pensato subito sarà targata Germania. La guardo e invece no, era targata italiana. La guardo dentro, era tutta strana. Ho detto: bella. E mi fa: prova a chiedergli se la vendono. E gli faccio: ragazzi, siamo qua a fare un aperitivo, sinceramente poi non ho intenzione domani mattina di comprare una macchina, quindi lasciamo stare. E siamo andati a fare l'aperitivo. Lunedì dopo sono in ufficio, citofono un amico di mio padre, proprietario di un concessionario: ah Matteo, guarda, c'è qui il Gabriele che ha una macchina da farti vedere. Scendo, era questa macchina.
la stessa della sera prima? Esatto, era proprio lei. Gli chiedo, ma eri in centro l'altra sera? Mi fa sì. E gli faccio, praticamente è venuta a cercarmi questa macchina, quindi non potevo non comprarla. Abbiamo iniziato a chiacchierare e la trattativa poi ha portato questo buon frutto. Ha portato a custodirla. Fantastico. Tirala che se vuoi sentirla andare. Schiaccia giù facendo kick down se riesci. Vai, schiaccia tutto. Eccolo qua. Giù tutto. Senti che ripresa ce n'è. Accidenti se c'è. Sì. Decisamente. I 320 cavalli li sfrutti tanto con i sequenziali. Diciamo che in D diventa rilassante, cioè con la macchina molto più gattona, insomma. Mi è sorniona la ragazza. Sì, diciamo che questo lo uso sui rettilinei e non masco il carro alla fine. Sei già in sport l'assetto. Quindi è anche un po' meno barcona. Ok. Siamo già un po' meno in America. E pensa a te, cioè questo ti dà da pensare. Perché... Questa è pazzesca come cosa, effettivamente. Una macchina tedesca che è tedesca solo sulla carta. Sì. Insomma. Cavalli e modalità del motore praticamente non avevano masco il carro. Però è la prerogativa di questo genere di automobili. E poi la macchina, tra l'altro, è di una personalizzazione, mi dicevi che è un modello unico, cioè è stata fatta appositamente questa macchina. Esatto, praticamente questa macchina è nata in Mercedes, è stata fatta grigia con gli interni blu, ok, full optional, quindi montava tutti gli optional della categoria di questa serie che è il pre-restyling del 98. Ok, sì, infatti questa, tra l'altro, questa è un'altra bella chicca, perché tu l'hai presa proprio all'ultimo momento, l'ultimo periodo, l'ultimo mese. Esatto, perché sennò ti saresti beccato come si chiamano? Gli specchietti retrovisori della CLK, insomma dell'SLK, sì, di quelle successive, quelli un po' più tondini per capirci, insomma, tondeggianti. Lo scarico a vista. Lo scarico a vista, esatto, c'aveva alcune cose, anche il cruscotto è leggermente diverso, anche dentro, insomma, perdeva un po' anche il volante è vero, sì, c'ha quell'altro più moderno. Perdeva un po' quel fascino anni 90, sì, no? Se vuoi questa addirittura si tira dietro anche quello degli anni 80, perché qua la manina di Bruno Sacco c'è, si vede ed è meravigliosa, insomma. L'ultima manina di Bruno Sacco, perché dopo questa, sì, appunto, dopo queste serie hanno iniziato poi a cambiare design. Vabbè, io sono di parere, lo dico sempre, il periodo migliore della Mercedes a mio avviso è quello di Bruno Sacco, quindi insomma prima di arrivare alle intoccabili che sono i 300 SL, sì, lì erano 100% tedesche ma bellissime. Il sound di questa macchina è veramente molto anni 90, molto nascosto, sobrio, sì, sobrio. Sobria, direi al contempo vistosa, perché la macchina sì, forse hanno voluto giocare di sobrietà di scarico, ma il colore, diciamo, un pelino azzardato. Esatto, che poi non è solo il colore, no? Dicevi? No, esatto, colore e interni, perché poi come dicevamo appunto la storia di questa macchina è stata personalizzata tutta agli inizi per Oscar Damiani, che attualmente è procuratore di calcio, è stato un calciatore del Milan, è stato un calciatore anche forse nella Juventus, ha giocato in diverse squadre. Ah, ok, quindi insomma sì, è stato in Serie A per diversi anni. Perfetto. Lui è appassionato di macchine gialle, lui ha sempre comprato auto gialle. Ok. Suo gusti. Sì. Dopo questa, infatti, la data la venduta per poter comprare 2 500 tributo Ferrari gialle. Accidenti. Che ha dato una al figlio e una per sé per andare a giocare in pista, quindi insomma sì, è stata l'acconto per un gioco in famiglia. Perfetto. Lui l'ha fatta personalizzare con questi interni che erano già blu, ma li ha fatti fare con l'interno Daytona, appunto in stile Ferrari, diciamo, perché lui aveva una Ferrari ai tempi e quindi ha voluto fare questa accoppiata tedesca da tutti i giorni, diciamo, e Ferrari nel weekend, però entrambi sullo stesso genere. E il giallo esterno è il giallo Modena, ha scelto proprio il giallo Ferrari degli anni 90. Ok, la ferrarizzata sostanzialmente. Esatto, sì, l'ha italianizzata. Perfetto, gli ha tolto quella allure di tedesco. Sì, negli interni effettivamente la pelle pieno fiore, che è molto più delicata, molto più morbida dall'utilizzo. Che concedimi, adesso col tempo ha preso una patina meravigliosa. Sì, comincia a fare quelle piccole crepolature che sono anche tipiche appunto dei sedili Daytona classici, certo. sulle rigonfiature. Poi gli ha fatto qualche tocco anche interessante, perché comunque essendo un appassionato di auto, ad esempio il clacson con i 2 tasti gialli, che è molto anni 90, sì, devo dire, molto forte, però richiama le AMG dell'epoca, perché tutte le AMG
SLK Enghe degli stessi anni avevano questo tipo di abbinamento carrozzeria clacson. Quindi, giusto, è vero. diciamo che ha voluto prendere un po' l'idea. Ottimo. A proposito di clacson, che ho scoperto che è un'altra cosa che piace, Tedesco. si può fare di più. Sì, sulle italiane c'è quel claxonino carino. La trombetta a gas delle... Esatto, vintage. Esatto. Adesso sentite che bel rumore, ma in realtà è la moto dietro. Esatto. Non abbiamo il selettore per lo scarico, quindi non possiamo il scarico è originale. Esatto. Diciamo che al di là delle scelte cromatiche, la macchina è originale. Esatto. Anzi, proprio per riprendere il discorso del custode, io la voglio custodire come è stata fatta da Oscar Damiani. Cioè, non voglio modificare nemmeno una lampadina su questa macchina, perché è stata fatta così, è già molto particolare. Modificare qualcosa vorrebbe dire anche un po' snaturarla di concetto. Chiaramente, ma questo, essendo un esemplare unico, devi assolutamente tenerla più originale possibile. Sì. Insomma. No, questo è fuori di dubbio. La macchina metto manutenzione standard di ordinaria. Ogni 2 anni faccio il tagliando a prescindere dal chilometraggio, questo è quelle classiche, classico, esatto. Fisiologico, se vuoi. Dipende un po', se lo uso un po' di più può essere anche un anno, però comunque diciamo quello. Lavori grossi, diciamo, senza grarcela, non ne sono mai stati fatti. Fino ad oggi. Per essere sicuri. L'unico lavoro straordinario che è stato fatto, che è un classico tra l'altro delle R129, sono la revisione dei pistoncini della capote. Vabbè, quello è un problema che le accomuna un po' tutte, nel senso che essendo elettropneumatico, certo, le guarnizioni tendono un po' a lasciarsi andare negli anni. È logico che poi bisogna rigenerarle tutte, perché creano problemi di trafilazioni, soprattutto negli interni. Quello è un po' un classico. Sì. È un motore che può fare veramente tanta strada. Cioè. Ma è proprio la concezione del motore americano al 100%, insomma. Motore che deve girare non necessariamente alto. Esatto. E che deve dare tutto di coppia subito, insomma, per fare appunto lunghi viaggi e questo genere di cose. Insomma. Sì, di viaggi ne ho fatti parecchi, nel senso che ho fatto anche viaggi da 2500 km, magari una volta. Caspita, ma che bravo! Quindi mi piace utilizzarla in quel tipo di viaggi, perché in quel tipo di viaggi proprio la gusti. Certo. È comoda, è anche abbastanza parsimoniosa nei consumi, che se ne dica, perché il punto dei consumi è sempre quello che se tu la guidi come te l'avessero rubata, no, chiaramente, ok. Se però la guidi, come dire, con parsimonia, a velocità stradali, sì, sicuramente un po' ti consuma, però non è che ti porta via, fa 2 km con 1 litro, no, insomma. No, certo, no. Non farai 22, però. No, diciamo che io ho notato questa macchina usandola in un misto. Quest'estate sono andato in Umbria, quindi comunque ho fatto autostrada, strade normali e colline, quindi un mix totale, diciamo, di tipologia di strada, e ho fatto di medie 10, quindi comunque quello che è un consumo di un SUV di oggi siamo intorno ai 10-12, non è che siamo così lontani da un consumo normale, ecco. Comunque devo dirti che su questa bella strada di montagna, ora siamo qua per andare a Mottarone, si fa apprezzare, insomma, attenzione, è sempre una guida molto sobria, rilassata, molto rilassata. Anche questa, ecco, questa è un'altra prerogativa, evidentemente è una cosa che accomuna molte auto degli anni 90, lo notavo anche prima, appena salito. Anche questa è leggermente un po' disassata, sì. Cioè non sei proprio bello dritto, devo dire, sei un po' tirato da una parte, insomma. Credo sia proprio un problema di posizionamento anche della geometria della macchina. Sì, perché poi attenzione, cioè è una barca, sì, però dentro è molto stretta, insomma, non è enorme dentro. Non c'è tutto questo granché di spazio, insomma, è veramente molto composta, molto, se vuoi, anche sportiva, insomma, come cosa, pur essendo una Gran Turismo, perché alla fine non ha quelle velleità da macchina sportiva, anche se è vero fino a un certo punto, perché non ci dimentichiamo che questa macchina, quando è uscita, si andava a posizionare in una fascia di prezzo abbastanza molto sì, cioè nel senso, sì. Adesso ho guardato un po' la memoria, se non mi inganna viaggiavamo sui 120.000 euro più gli optional. 120 milioni. Sì, scusami, sì. 120 milioni di lire, esatto, più gli optional. Insomma, sono delle cifre importanti, sì. Cominciamo a essere in territorio Ferrari. Tra l'altro, tanto per citare sempre questioni optional, una chicca è il fatto che Oscar Damiani, sono riuscito a contattarlo poi per avere la storia della macchina, cioè per confermare, certo, la storia della macchina, e lui mi disse che appunto spese 16 milioni soltanto per gli interni. Figurati. Quindi diciamo la personalizzazione gli è costata parecchio, anche la fibra di carbonio vera, che comunque nel 98 trovare anche qualcuno che potesse personalizzarti l'interno con una fibra di carbonio
insomma anche un buon artigiano ci vuole. Quindi non è, diciamo, il solito carbon look, chiamiamolo No, così, no, insomma, esatto. il bagno galvanico, quello classico. Qui è proprio vero. Hanno tolto le radiche, hanno rifatto proprio le fibre di carbonio. È meraviglioso, cioè Che fate un lavoro ma assolutamente eccezionale. Al volante la SL500 è agile e fa macinare chilometri con grande facilità. Tanta facilità che non ci siamo resi conto che le nuvole in cielo avevano deciso di farci un piccolo scherzetto. Sì, comincia un pochettino a piovere, possiamo anche fare il test capote volendo. Sì, sta iniziando a piovere subito. Allora aspetta, fermo. Allora. Ti premetto, tieni l'accesa, Sì? magari anche un po' su di giri perché è un pochettino lenta la capote. Ok. 6.5 hours later. Ecco, adesso qui è il momento di... Vedo con calma. Sì, no, allora, l'apertura è più veloce, la chiusura è molto più lenta, comunque è una macchina che ci mette quei 30 secondi per chiudere la capote, diciamo. One eternity later. Adesso, questo sembra uno scambiatore ferroviario. Ok, parte avanti. Fantastico. Silenziosissima come operazione, devo Sì, dire. infatti alcuni si spaventano quando io chiudo la macchina perché le chiusure anteriori sono abbastanza rumorose. Ho notato. Tra l'altro vorrei Bene. farti notare il mio lunotto di plexiglass dietro che è come nuovo, Veramente? è originale. Anche il lunotto è originale? Sì, no, il lunotto posteriore è originale, la capota è originale, non è mai stata Fantastico. ritoccato nulla su questa macchina. Il tempo è andato peggiorando sempre di più e siamo dovuti correre ai ripari. Non ci ha lasciato neanche un attimo per fare qualche bella ripresa con il drone. Anzi, se volete rivedere la gialla anche dal cielo, con il sole ovviamente, fatemelo sapere nei commenti, lasciate un like e ricordatevi che chi non si iscrive al canale è un sacripante.